inizia qui dove siamo noi adesso. Se vedete appunto c'è il simbolo della slitta, perché una volta da questo accesso che è la court si entrava appunto con le slitte, con i carri, venivano appoggiati come se fosse una sorta di rimessa. Le due stanze poi qua di fronte a voi sono due cantine, e qui parliamo soprattutto del passato di Livigno e di Trepalle, quindi delle origini contadine. A salire su di sopra vedete che ci sono sulle scale le date che sono riferite alla storia del paese, quindi dalle date più antiche qua sotto fino alle date più recenti, proseguono appunto sulla scala sopra, e poi si arriva a parlare di turismo e zona extradoganale al secondo piano, perché appunto si capisce meglio il presente, quindi come è cambiato Livigno e Trepalle da qui, diciamo, dal passato a salire fino a parlare appunto del presente. Al piano sopra, man mano che salite, trovate tutte le stanze che sono le stanze di una volta. Vedrete appunto la cucina, la stanza da letto, piuttosto che la stanza il locale dove veniva lavorato il burro e il formaggio. La visita poi finisce in soffitta e si riscende comunque da questa parte qua, esattamente. Il museo è situato in un'antica abitazione in muratura e in legno, risalente alla fine del Settecento. I soli proprietari sono stati i coniugi Enrico Silvestri, nato nel 1874 e morto nel 1947, un mercante di mucche, e Domenica Bormolini, nata nel 1880 e morta nel 1959, sposatisi nel 1908, dalla cui unione non nacquero figli. Un tempo il complesso abitativo era composto dalla casa vera e propria, dalla rimessa, dalla stalla e dal fienile. All'esterno si trovavano il lungo orto di rape, delimitato da una siepe, e il pozzo privato. Nel 1987 l'edificio principale venne acquistato dal comune di Livigno per ospitarvi un museo etnografico, grazie alla presenza di elementi tipici delle case tradizionali di Livigno, come il cortile, le cantine, le stanze rivestite in legno, la cucina con il focolare, il locale per la lavorazione del latte alla sua notevole ampiezza. La struttura si prestava bene allo scopo. Il 30 settembre 2015 venne ufficialmente istituita la raccolta museale di Livigno e Trepalle denominata MUS, inaugurata il 22 dicembre dello stesso anno.
Una parte della collezione etnografica esposta, costituita da mobili d'arredo, quadri di famiglia, oggetti d'uso quotidiano e documenti cartacei, deriva da un fondo donato nel 1998 da Francesco Galli e Maria Orsola Longa. La restante parte è in continuo incremento grazie agli oggetti che vengono prestati o donati dalla popolazione di Livigno e Trepalle. Visitare il MUS è un'occasione per fare un viaggio nel tempo e nella vita quotidiana del passato. Si parte da lontano, scoprendo nei primi ambienti le origini contadine di Livigno e Trepalle, la old economy. Il percorso prosegue sulla scala interna, le cui alzate dei gradini presentano una selezione di date storiche, e continua fino alla New Economy, caratterizzata dal recente boom turistico e dalla zona extradoganale. Ogni angolo allestito va oltre la semplice ricostruzione degli ambienti originali. Sono molti i riferimenti all'arte del riuso e del riciclo, alla competenza chimica dei casari, alle credenze popolari, alla gastronomia locale e alle tradizioni che ancora oggi sopravvivono. I temi delle sezioni del museo sono suggeriti in maniera innovativa e stimolante, grazie ai nomi delle stanze che giocano con l'italiano, l'inglese e il dialetto, ai testi di approfondimento e alla riproduzione di filmati sia storici che recenti.
bene? Vi è piaciuta la visita? Vi chiedo solo, ecco, di compilarmi un questionario anonimo per capire appunto se vi è piaciuto il museo, e poi vi aspettiamo allora la prossima volta se volete venire a visitare il museo, tanto c'è sempre qualcosa che cambia di nuovo, di oggetti piuttosto che di approfondimenti, quindi vi aspettiamo qui al museo.